Ciao ragazzi e bentornati qui in un nuovo video. Oggi sto registrando un video che stavate aspettando in tantissimi e che vi sto promettendo da anni ormai, dal 2020 credo, ovvero un video su tutta la mia attrezzatura per fare video. Questa intro è fatta col telefono per farvi vedere come prima cosa la mia fotocamera principale e poi dopo passeremo a registrare con la fotocamera in modo tale da avere una qualità più alta. Allora, questa qua raga è la mia fotocamera principale per fare video. Qua sotto adesso c'è l'attacco del treppiede del GorillaPod, ma ora insomma non mi servirà. Che videocamera è questa? Molti di voi mi chiedono sempre quale videocamera utilizzo per registrare, dove l'ho presa, quanto l'ho pagata, tutte queste cose qua. Cercherò di esaudire tutte le vostre richieste in questo video. Questa videocamera è la Canon EOS R, che è uscita nel 2020, credo nel 2021, quindi in realtà è abbastanza recente ed è la mia nuova fotocamera rispetto a quella che usavo prima, che era questa, che è la EOS M100, una videocamera molto più entry level, molto più per gli inizi. Questa è 1000 volte meglio, ve lo posso assicurare. Ed è una mirrorless full frame per quelli che ne sanno più. Sì, l'ho pagata un po', in ogni caso non vi sto adesso a dire i prezzi per bene, trovate tutti i link in descrizione. Per farvi vedere in particolare, questo è il corpo macchina, questo è lo schermino per vedere, c'è l'obiettivo che è un 16-35, tramite il quale posso zoomare ovviamente in avanti e indietro. Poi c'è questa copertura che ho voluto mettere per togliere i raggi di luce che eventualmente si potrebbero intromettere ai bordi. E sopra c'è montato un microfono che è un Rode Midiomic Pro, che è credo uno dei microfoni più professionali che ci siano della Rode. Come potete vedere ha proprio una batteria interna, quindi non è un microfono che si attacca e via. Questo è attualmente il mio setup di registrazione principale, quindi videocamera, scheda SD qua da 128 giga, qua ci si mette la batteria e via, insomma si registra. Pesa soprattutto l'obiettivo, che è bello pesante, però insomma ne vale la pena perché so che la qualità è la cosa praticamente principale del mio canale, ci tengo a portare dei video di qualità, lo sapete. Allora ecco appunto la resa dell'immagine della mia fotocamera principale. Tra l'altro ci sono i fari spenti, ho notato ora. Aspetta, vabbè mi sono dimenticato. Allora questo qua è il mio faro principale che utilizzo in studio ed è un faro della Neewer. È differente dai fari che utilizzavo prima, perché io ho utilizzato una volta un softbox, che sono questi qua, che hanno la caratteristica di essere appunto dei softbox, quindi hanno una lampadina interna, hanno una griglia, possono anche non averla, solitamente hanno anche quello là che è semplicemente un diffusore e niente, sono fatti così per trasmettere luce. Poi ho avuto una ring light che invece sono luci a cerchio, vuote, quindi sono delle circonferenze, dei cerchi che appunto illuminano e possono essere regolati. Ho mangiato la carbonara, scusate. Questo qua invece raga è la svolta, ha la luce piena e può essere regolato tutto da qua dietro. Da qua io posso regolare l'intensità della luce, quindi quanto renderla forte, ed arriva veramente raga a essere strabaiante. E posso regolare anche il colore della luce. In questo punto qua io regolo la temperatura, vedete questo è caldissimo e questo è freddo, io lo tengo freddo al massimo normalmente. La cosa figa è che questo faro può essere anche alimentato a batterie, quindi è anche molto versatile, molto portatile. Potrei registrare anche solo con questo, però questo setup è più pieno. Attualmente come setup video qua utilizzo appunto due fari, uno qua e uno qua, e anche questo faro qui sopra che illumina dall'alto sulla testa. Poi in realtà nello studio poi c'è anche quel faro là che va a illuminare il background, lo colora. Passiamo all'attrezzatura effettiva. Allora ho preso le cose principali, avrei tante altre tips e cosettine in più che ho, che però non vi sto a far vedere qua perché stiamo a perdere tempo. Questa è la mia attrezzatura principale per fare video. Partendo dal corpo macchina, quindi dalle videocamere effettive, ho appunto quella con cui sto registrando e queste due con le quali faccio le inquadrature del podcast che vedete sul mio canale. Questa è una Canon EOS M100 ed è stata la mia prima fotocamera. La ho con vari obiettivi, la ho con questo che è molto zoom e la ho anche con questi altri due obiettivi. Questo è un 11-22, questo è un 15-45, quindi due obiettivi molto buoni. Questo qua pure è un buon corpo macchina, una Nikon D5500 e anche questa qua la utilizzo per fare invece l'inquadratura sulla mia faccia che vedete nel podcast. Quindi questi sono i corpi macchina che utilizzo per fare le inquadrature secondarie, terziarie, tutte queste cose qua. Poi volendo ho anche questa che è un action cam, una GoPro, o meglio una Sony in realtà, però fa da GoPro, e volendo ho anche questo che è semplicemente uno sportellino in cui si può montare l'action cam con questo treppiede e diventa subacquea. Lo posso portare sott'acqua, posso registrare sott'acqua, è una figata. Ho anche questo aggancio, ad esempio per attaccarla in testa, quindi io posso metterla così, mi basta girarla. Se dovessi fare un vlog sott'acqua potrei registrarlo, o anche per fare i POV, quindi questa è molto figa. Oltre a queste videocamere per registrare ho anche lui, che è il mio drone Mavic Mini. Secondo me è veramente figo, anche se in realtà non c'è più in commercio, però appunto è un drone della DJI super piccolo, super portatile, 249 grammi, quindi anche sotto la legge lo potete far volare dove vi pare, quanto vi pare, tutte queste cose qua. Poi vabbè, anche questo ovviamente viene venduto con il corrispettivo radiocomando. Queste sono le cose per registrare. Oltre a questo poi ovviamente ho dei treppiedi, come ad esempio questo, che è un Joby GorillaPod da 3 kg che utilizzo per la mia fotocamera attuale. Prima invece avevo questi due che erano due Joby GorillaPod da 1 kg, quindi reggono di meno, che però sono molto buoni, sono durati abbastanza. Poi appunto comprai anche questo, un altro GorillaPod molto piccolo per la action cam, e anche questo è molto figo, snodabile. Questo è fatto molto peggio rispetto a questo, però insomma si rompono tutti prima o poi. Parlando di microfoni, quindi comparto audio, avevo questo
questo, che ora è vuoto, sapete perché? Perché ce l'ho qua, che utilizzo sempre se devo allontanarmi dalla videocamera perché si sente meglio. Io questo lo collego sempre al mio vecchio telefono, in questo modo qua, attacco qua l'audio al mio vecchio telefono perché non è Bluetooth, metto qua in tasca e registro via. Poi avrei anche questo che invece è un Rode Video Micro, anche questo lo utilizzavo l'anno scorso, però da quando ho preso questo appunto l'ho rimpiazzato. E questo è un altro microfono ancora, simile al Rode Video Micro, però un po' peggio. Poi qua abbiamo un po' di batterie che utilizzo come ricambio per la Canon EOS M100 e anche altre batterie di ricambio avrei per questa fotocamera qua. Anche questa utilizzo spesso, cioè una custodia per schede SD, è molto utile perché così non perdete le schede SD, le tenete tutte qua al sicuro. Questa in teoria è anche anti-schizzi, anti-urti, qualsiasi cosa, quindi è buonissima. Qui poi c'è questo qua che è un reggitelefono, questo tra l'altro di buona qualità, ce ne sono alcuni che li vendono che non sono molto buoni, invece questo è bello solido, sentite anche il rumore che fa, e anche questo lo utilizzo per fare tutti i video col telefono, con l'iPhone. Poi ho comprato questa l'anno scorso, che è una lucetta che posso utilizzare se sono in giro. Ad esempio io questa qua la accendo e la cosa figa è che questa voi la mettete nella slitta del microfono e poi il microfono lo potete mettere qua sopra, quindi si crea una roba effettivamente più alta e se siete al buio potete illuminarmi. Quindi poi questa qua può cambiare anche di colore, è di una marca molto buona, è una marca che fa apposta appunto luci, quindi ve la consiglio. Poi qui ho comprato questi due che sono due filtri polarizzatori, non li uso più ma li utilizzavo una volta. Per chi non lo sapesse, i filtri polarizzatori sono dei filtri per gli obiettivi, vi faccio vedere bene. Come vedete sono dei filtri che vanno a togliere i riflessi, cioè letteralmente voi mettete questo filtro sopra un obiettivo tipo quello che sto utilizzando adesso e potete togliere i riflessi. Ad esempio se adesso avessi lo schermo acceso, se mettessi il filtro sopra lo schermo non si vedrebbe, sembrerebbe spento perché toglie ogni simbolo riflesso della luce. Sono molto buoni ma non mi servono più perché non ho più problemi di questo tipo. Poi oltre a questo vabbè ho queste cuffie qua molto buone, le ho prese qualche anno fa della Sony, sono ottime per editare sia in viaggio, però riducono tantissimo il rumore, quindi sono ottime per concentrarsi sull'editing. Un po' di power bank, giusto un pochetto, sono importanti per caricare il drone o qualsiasi altra cosa mentre si è in viaggio, quindi ve li consiglio un po' di power bank. Questo fa molto ridere però me l'ha regalato mio zio e lo ringrazio. Poi vabbè raga, treppiedi, in realtà sono treppiedi molto base. Tra l'altro vabbè, allora c'è questo treppiede qua, treppiede che utilizzo ormai da 5 anni ed è la Amazon Basics, lo fa Amazon proprio, stra buono questo. Tra l'altro non so nemmeno se li facciano più questi qua, questo tipo qua. Poi ho preso quest'altro treppiede quest'estate, sempre Amazon Basics però in bronzo, fa abbastanza schifo ve lo dico, è veramente troppo leggero, però lo utilizzo così per tenerci qualche inquadratura, non mi piace troppo sinceramente. Questo invece è uno stativo, a differenza del treppiede qua ci vanno i fari oppure le luci, quindi qua non ci si può montare una fotocamera. Il treppiede più buono che ho, che è della Manfrotto, una delle marche migliori di treppiedi, è fatto benissimo in credo sia alluminio, è veramente figo e questo qua si sente proprio la qualità perché i materiali sono buoni, scorre bene. Poi qua c'è la testa che può essere variabile a differenza del video e delle foto, perché in video scorre solamente in orizzontale o in verticale, mentre se mettete la modalità delle foto scorre anche in diagonale, potete cambiare un bel po' di robe. Qui sopra c'è la testina che si può attaccare alla fotocamera, che poi si mette qua, tac, e non si toglie più. Poi vabbè raga, anche questa che è un porta fotocamera, poi ci metto sempre la M100 oppure anche questa fotocamera eventualmente se le voglio trasportare. E questa raga in realtà era tutta la mia attrezzatura. Ecco, andando in questo punto qua potete vedere la parte di attrezzatura insomma più tecnica per l'editing. Se volete sapere come monto i video, in particolare uso Final Cut Pro per Mac, l'ultima versione. Io molto semplice, ho creato una sorta di setup fisso, ho un Mac Mini e in più ho queste due memorie, sono due SSD super veloci della SanDisk, se vi faccio vedere da vicino. Questo è un SSD da 1 terabyte, questo è un SSD da 1 terabyte, quindi entrambi hanno 1000 GB ciascuno. La mia idea nell'organizzarmi è stata quella proprio di editare su questo qua. Qui ci sono tutti i progetti salvati sui quali edito, mentre qui ci salvo le clip come se fossero da backup in modo tale che non le posso perdere in nessun modo. Qua c'ho un microfono che è un Blue Yeti, veramente buono, è uno dei microfoni migliori che vi consiglio. Lo utilizzo sia per farci il podcast sia per registrarsi i voice over, qualsiasi parlata che devo mettere in post dal programma di editing. Quindi raga, questa era la mia attrezzatura. Io spero che questo video vi sia piaciuto, me lo stavate chiedendo da un botto, quindi spero di essere stato esaustivo, di essere andato fino in fondo a tutti gli aspetti. In ogni caso, per ogni singolo dubbio scrivetemi nei commenti. Se volete sapere i prezzi di qualcosa trovate tutti i prodotti in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo dopodomani con un nuovo contenuto.